Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dixfenia, Krka Farmaceutici Milano SRL. Ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'ha Dixfenia? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dixfenia durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dixfenia? Dixfenia ha un farmaco a base del principio attivo dexketoprofenetrometamolo, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Krka Farmaceutici Milano SRL. Dixfenia può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Dixfenia 25 mg 20 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Krka DB, Novo Mesto, concessionario Krka Farmaceutici Milano SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo dexketoprofenetrometamolo. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscoloscheletrico, dismenorrea, dolore dentale, negli adulti. Posologia adulti. In base alla natura e all'intensità del dolore, la dose raccomandata in genere di 12, 5 mg ogni 4, 6 ore o di 25 mg ogni 8 ore. La dose giornaliera totale non deve superare i 75 mg. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4. Dixfenia compresse non ha indicato nei trattamenti a lungo termine e il trattamento deve essere limitato al periodo sintomatico. Anziani. Nei pazienti anziani si raccomanda di iniziare la terapia al limite inferiore del range di dosaggio, 50 mg di dose giornaliera totale. Il dosaggio può essere aumentato in modo da raggiungere quello raccomandato per la popolazione generale solo dopo che sia stata accertata una buona tollerabilità generale. Compromissione epatica. I pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata devono iniziare la terapia a dosi ridotte, 50 mg di dose giornaliera totale, e devono essere sottoposti a stretto controllo medico. Dixfenia compresse non deve essere usato in pazienti con compromissione epatica grave, vedere paragrafo 4.3. Compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale lieve, clearance della creatinina 60 a 89 ml/min, il dosaggio iniziale deve essere ridotto a 50 mg di dose giornaliera totale, vedere paragrafo 4.4. Dixfenia compresse non deve essere usato in pazienti con disfunzione renale da moderata a grave, clearance della creatinina a 0,59 ml/min, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. Dixfenia non ha stato studiato nei bambini e negli adolescenti. Pertanto, la sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite ed il prodotto non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti. Modo di somministrazione. La compressa deve essere deglutita con una sufficiente quantità di liquido, ad esempio un bicchiere di acqua. La concomitante somministrazione di cibo ritarda la velocità di assorbimento del farmaco, vedere paragrafo EUROS. Proprietà farmacocinetiche EUROS, pertanto in caso di dolore acuto si raccomanda che la somministrazione avvenga almeno 30 minuti prima dei pasti. Controindicazioni. Dixfenia compresse non deve essere somministrato nei seguenti casi: pazienti con ipersensibilità al principio attivo, o ad altri FANS, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti nei quali principi attivi ad azione simile, esempio acido acetilsalicilico, o altri FANS, scatenano attacchi d'asma, broncospasmo, rinite acuta, o sono la causa di polipi nasali, orticaria o edema angioneurotico. Reazioni fotoallergiche o fototossiche note durante il trattamento con chetoprofene o fibrati. Pazienti con storia di sanguinamento o perforazione gastrointestinale in relazione a precedente terapia con FANS. Pazienti con ulcera peptica attiva / emorragia gastrointestinale o anamnesi positiva per sanguinamento, ulcerazione o perforazione gastrointestinale. Pazienti con dispepsia cronica. Pazienti che hanno altri sanguinamenti attivi o disturbi della coagulazione.
pazienti con malattia di cronocolite ulcerosa, pazienti con insufficienza cardiaca grave, pazienti con disfunzione renale da moderata a grave, clearance della creatinina a 0,59 ml/min, pazienti con grave compromissione della funzione epatica, punteggio KILD-PUG 10-15, pazienti con diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, pazienti con disidratazione severa, causata da vomito, diarrea o insufficiente assunzione di liquidi. Durante il terzo trimestre di gravidanza e l'allattamento, vedere paragrafo 4-6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Usare con precauzione in pazienti con storia di condizioni allergiche. L'uso concomitante di dexfenia e altri FANS, compresi gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2, deve essere evitato. Gli effetti indesiderati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le seguenti interazioni sono caratteristiche dei farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, in generale. Associazioni non consigliabili. Altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2 e dosi elevate di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere dexfenia insieme ad altri farmaci come Euroscoumadina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere dexfenia durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dexfenia durante la gravidanza e l'allattamento? Dexfenia compresse è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento. Vedere paragrafo 4-3. Gravidanza. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può influenzare negativamente la gravidanza o lo sviluppo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dexfenia compresse può causare effetti indesiderati come capogiri, disturbi visivi o sonnolenza. In tali casi la capacità di reagire, guidare autoveicoli o utilizzare macchinari può essere compromessa. Effetti indesiderati. Nella tabella sottostante, divisi per classificazione per sistemi ed organi ed elencati in ordine di frequenza, sono riportati gli eventi avversi, probabilmente correlati con dexketoprofene, verificatisi durante il corso degli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La sintomatologia a seguito di sovradosaggio non è nota. Farmaci simili hanno prodotto disturbi gastrointestinali, vomito, anoressia, dolore addominale e neurologici, sonnolenza, vertigini, disorientamento, mal di testa. In caso di assunzione accidentale o eccessiva, adottare immediatamente un'adeguata terapia sintomatica in base alle condizioni cliniche del paziente. Entro un'ora occorre somministrare carbone attivato se sono stati ingeriti più di 5 mg/kg da un adulto o da un bambino. Il dexketoprofene trometamolo può essere eliminato mediante dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori e antireumatici, derivati dell'acido propionico, codice ATC, M01A17. Il dexketoprofene trometamolo è il sale di trometamina dell'acido S,2,3-benzoilfenil, propionico, un farmaco analgesico, antinfiammatorio e antipiretico, che, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale di dexketoprofene trometamolo nell'uomo, la Cmax viene raggiunta a 30 minuti, range 15-60 minuti. Quando il farmaco viene somministrato in concomitanza al cibo, la UC non varia. Dati preclinici di sicurezza. Dati non clinici basati su studi convenzionali di sicurezza farmacologica, di genotossicità e immunofarmacologia confermano che non esistono speciali pericoli per l'uomo. Gli studi di tossicità cronica condotti sui topi, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, crosscarmellosa sodica, amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento, ipromellosa, macrogol 6000, glicole propilenico, titanio diossido, e 171. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di dexfenia a base di dexketoprofene trometamolo sono Enantium, compressa rivestita, compresse rivestite, fastundolo antinfiammatorio, compressa rivestita, fastundolo antinfiammatorio, polveri orali, chetesse. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.